questo nuovo video finalmente torno a registrare un video. Un sacco di tempo che non lo faccio, infatti si vede, sono tutto un po' imbroccato. Sono le 4:47 di mattina, dietro la macchina è piena perché si parte per fare un viaggetto in bici. Infatti ho la bici dietro, fuori dalla macchina, prima volta che provo il portabici da portellone, speriamo regga, perché la direzione è quella del sud. Si parte in direzione Toscana e vediamo di fare un bel giretto di 4 giorni in bikepacking, passando da un po' di zone belle e carine. Adesso vado a prendere Ale e poi iniziamo il viaggio. Ragazzi, non vedo l'ora. Speriamo che vada tutto per il verso giusto. E niente, ci vediamo tra poco. Ma la GoPro è... Certo. Alessandro sta controllando la situazione. Come si è messo, ingegnere? Ingegnere, si risolve tutto con lo scotch. Lo scotch, cioè. Perfettamente Io nonna che mio papà così è contento. rispettando la legge, guarda qua. Così se prima si vedeva un po' lo stop sopra, adesso se ne più un cazzo. Roberto. Ovviamente stiamo per arrivare, è iniziato a piovere e le nostre bici sono lì fuori. Male, molto male. Allora abbiamo montato le bici, ma la situazione è questa, c'è il diluvio fuori, quindi ci siamo rintanati sotto un parcheggio della Conad. Le bici di fatto sono pronte, però sta ancora piovendo e per ora non ce la sentiamo di partire con l'acqua. E devo parcheggiare la macchina fuori, sperando che non me la rubino in questi 4 giorni. Ale sta caricando con i panozzi e dobbiamo partire, però piove ancora. Sta salendo anche lui in macchina. Dai, 5 minuti e partiamo. E 2 ore che dice 5 minuti e partiamo. Che cazzo. Fai vedere un pezzo di strada, va. Ma che canzoni sono poi? Allora, sembra incredibile ma siamo partiti. Un po' freddo. Non si capisce se sta piovendo o non sta piovendo, non si capisce niente. Ah. Abbiamo davanti 114 km. Così, con la pioggia. Evviva. Evviva, ma dovrebbe finire adesso. Cioè noi li stiamo andando incontro, cioè la stiamo seguendo, però dettagli. Così io mi tolgo la... Hai caldo? No, io caldo, adesso sto bene. Siamo partiti comunque e c'è già la prima tappa, che è tappa BB. Pezzo su strada un po' traballante, dovrebbe essere una ciclabile liscia invece. Siamo quasi sul mare. Dov'è che siamo? Marina di Bibbona. 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 Marina di Bibbona. Oh, devo andare a sinistra, aiuto. Di qua. Lì dovrebbe esserci il mare, lì dietro. Ma poi c'è la palude e il lago. Siamo entrati nella pineta, è un po' buio, un po' fosco, ma l'ambientazione non è per niente male. Usciti dalla pineta, per magia, si vede, qui è successo un bel casino. Il mare.
Che roba. Sabbia, mare, si spinge. Belli infangati, ma si riparte. Salutiamo il mare dietro di noi. E adesso ci addentriamo in direzione Volterra. Piano piano ce la faremo. Ce la faremo! Siamo belli sporchi, molto sporchi. Controvento, drittoni e controvento. Per ora questo abbiamo fatto. E pinete, molte pinete, lunghe pinete. Coca e toast, ma che roba. Grazie. Come tuo? Focaccia toast. Situazione sporca. Il pane. Piedi lavati. Ma ce li hai davanti? Sì. Noi dovremmo entrare in camera con queste biciclette qua. Abbiamo fatto una pausetta. Panino e Coca-Cola. Adesso continuiamo. Sta alzata un po' l'aria, fa un po' freschetta, anche perché siamo un po' più in alto. Non vedo Ale però. Lo aspettiamo qua. E poi è molto penetrante. Siamo a lato dell'autostrada, che è lì. Tra poco dovremo attraversarla, cioè passare sotto, credo, e inizierà la parte vera di salita. Siamo a 2 ore e mezza, 45 km. È lunga ancora, ne mancano più di 80 e manca soprattutto la parte dura. Però adesso l'unica cosa che ci interessa davvero è non prendere l'acqua, speriamo. Abbiamo trovato altri viaggiatori. Per loro pregare. Io sono già stanco. Chilometro 65, forze al 30% per me, Ale non lo so. Se consumate il 30%. No, rimanenti, salita della morte su sterrato e non è finita perché mancano ancora 1000 di dislivello. Il problema è che io sono come il mio orologio, Batteria scarica la batteria scarica tipo dall'inizio. da quando siamo partiti, ma non si molla. Pausa pipì, salita ancora lunga ed è sterrata, adesso fa anche leggermente fresco, quindi sempre peggio, però non si molla, che Ale non molla. Dai. Allora c'è stato un salto temporale, stiamo mangiando perché gli ultimi 40 km ho avuto una crisi mentale e non riuscivo più ad andare avanti, quindi non ho registrato niente, non ho fatto foto, non ho fatto video. Tra l'altro ultimi 10 km siamo arrivati col taxi, abbiamo fatto l'autostop stile Pechino Express e ci hanno caricato su, pazzesco. Secondo giorno, buongiorno. Vediamo il tempo. Giorno 2, si parte. Oggi meteo e umore
diversi da quelli di ieri. Ce la faremo. Siamo a Volterra, 120 km ci aspettano. Però dopo vediamo. Vola a terra. Vola a terra, vola a terra, no, speriamo di no. Addios, cioè, ci vediamo dopo. Ciao. Piazza di Volterra, centro. Siamo pronti per partire, però dobbiamo fare acqua prima. Siamo partiti da 5 km e già salita della morte. Dovrebbe essere la più lunga di oggi, però. Speriamo. In 5 minuti da Volterra al nulla cosmico. Ai cinghiali cosmici. Non so se si sente, tira un po' di vento, però considerando il sole che c'è si sta bene. Là c'è la vista, si vede. Noi continuiamo su sta strada. Mancano ancora 4 km di salita. Questa salita, Alessandro è carico, fa caldo, c'è il sole e c'è questo bellissimo viale cipressato, definirei cipressato. A 3 settimane da oggi io mieterò il mio raccolto. Serati Ranghi, seguitemi! Devo continuare? Vuoi? La sai tutta? Sì. Se vi ritroverete soli a camminare su verdi praterie con il sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché sarete nei Campi Elisi e sarete già morti! Sperende no. Guarda che figata! Questa strada spettacolare, spettacolare! Piccolo aggiornamento, sono le 12:44, abbiamo buttato via un sacco di tempo seguendo la traccia perché siamo finiti in un bosco, però è troppo tecnico per le bici cariche, almeno per noi al momento. Perderemo troppo tempo per arrivare a destinazione, quindi stiamo ritornando al borghetto qua sopra per prendere la strada e poi ripianificheremo, ma non si molla. Ecco, appunto. Abbiamo preso per un po' la strada, come dicevamo, infatti adesso viaggiamo veloci, 34, 35, 40 km orari, in discesa, in salita un po' più piano, ma si va. E il panorama è bello lo stesso, quindi ci va bene. Guarda che spettacolo. Mancano 2 km a Siena. Fatti 58 e mezzo, 1200 di dislivello. Dai, ce la facciamo, su. Arrivati a Siena dopo 63 km e 1200 di dislivello, quindi una bella sfacchinata. Cerchiamo da mangiare. Arrivati Piazza del Campo, adesso andiamo a mangiare. Lasciamo Siena in direzione Torrenieri, Firenze. Abbiamo lasciato Siena. Ora tieni la sinistra. Adesso ecco, stiamo navigando sulla Francigena per raggiungere Buonconvento e poi Torrenieri. Segui questa strada per 550 metri. Va bene. Che è il paesino dove abbiamo la camera stasera. Dovrebbero essere ancora 2 orette. Però sono le 4:30. Non parlo troppo forte. Però diciamo che dovremmo farcela. Il sole è ancora alto nel cielo, guarda là. Guarda che roba. Mica male,
bruttino quel paesaggio, anche le case, devo dire, che meritano. Arrivati a Buonconvento. Ora svolta a sinistra su via Roma. Ho svolto a sinistra, grazie. Siamo arrivati un po' stanchini, ma manca pochi chilometri, circa 10, 8, una roba del genere. Quindi bene, dai che si va. Qui parte l'eroica, o si passa o parte, si chiama Eroica Buonconvento, quindi penso parta da qua. Noi continuiamo, stanchini ma continuiamo. Siamo pronti per andare a mangiare, ma c'è il treno. Guarda che roba. Bellissimo. Vorrei vedere dietro. Iniziamo la giornata. Terzo giorno. Arrivati in cucina dove ieri lì c'erano le brioche. Stamattina alle 8 non ce n'è più. Quindi colazione solo con caffè, poi andiamo in pasticceria. Il tempo è un po' coperto, però non sembra malvagio. Pronti a partire? Lasciamo l'ostello, direzione colazione. Ale fa amicizia con i gatti. Sta piovigginando. Questo non buono perché non era previsto. Però andiamo. E si inizia subito col botto. Guarda che bella strada. Guarda dove siamo. Un po' di salita lì però. Niente. Direzione Montalcino. Tra circa 10 km. 10-11 km. Gamba un po' imballata. Il terzo giorno consecutivo. Eccolo sulla Montalcino. Adesso ci avviciniamo e poi piano piano lo raggiungiamo. Guarda qua che spettacolo. Sta strada, che spettacolo. Arrivati a Montalcino, dopo una bella salitina. Si è sentito odore di risotto? Fame? Ciao! Ciao ciao! Montalcino, vicino al point dell'Eroica. Adesso continuiamo. Direzione mare, mare. Discesa da Montalcino spettacolare, guardate il panorama, i cipressi, la strada, bellissimo, bellissimo, dai. Incredibile come pensavo che questa tappa fosse di trasferimento per arrivare al mare, invece per ora, come paesaggi, bellissima. Per ora mancano ancora 70 km, posso rivedere il mio giudizio, però per ora top. Pausina in un castello. Ma che vista però. Castello Banfi. Comelino. Tappa dopo 45 km. Adesso mangiamo qualcosa. Questo paesino abbastanza disperso. Fame. Oggi proprio non ti tollero. Tornati su strade bianche. Adesso ci aspetta un settore da circa 5 km e poi vediamo. Siamo a più di 50 km fatti, 40 più o meno all'arrivo, sempre che la traccia sia corretta.
e non ci riservi sorprese, speriamo di no. Come sempre drittoni. Allora, abbiamo cambiato leggermente il percorso, abbiamo deciso di fare tutta strada adesso perché manca gli ultimi 40 km e vogliamo riposarci un po', anche perché il percorso che avevo segnato era indicato che era chiuso e quindi strada. Un'oretta e 45, 2 ore massimo siamo arrivati in teoria. Ci aggiorniamo. Stiamo facendo una pausetta perché mancano una ventina di chilometri, però col sole, il caldo, la strada tutta dritta. Manca l'ultima asperità di giornata, poi dovrebbe essere quasi tutta discesa. Questo non era tutto. Siamo un po' stanchini, giusto un po', però 81 nel nulla cosmico come sempre, però almeno c'è una strada qua, perché siamo passati, abbiamo fatto almeno 15 km in una strada in mezzo al nulla. Questo ovviamente gira qua e ci uccide adesso. Natura. E quindi ci vediamo dopo, ormai ci vediamo all'arrivo. Dai che anche oggi 100 li portiamo a casa, forse. Arrivati a Follonica, ma Alla prossima rotonda prendi la seconda uscita. bene, seconda uscita. Gli ultimi 30 km di vento contro sui dirittoni, non riesco neanche a dire drittoni, dirittoni. Mamma mia, anche Ale sta patendo perché lui è meno aerodinamico. Alla rotonda prendi la seconda uscita. Va bene, ci siamo quasi però. Aspetta, 99-94. Arrivati al mare, diciamo i piedi. Oggi relax con birretta, abbiamo fatto aperitivo, tramonto. Oggi così. Gli ultimi giorni ci sono serviti da lezione. Prendiamocela più con calma. Si è aperto il barettino. Ultima mattina, lasciamo l'appartamento. Un po' una composizione strana perché c'ha una porta di qua, una porta di là che sembra un negozio, però aveva la camera comoda, si è dormito bene. Adesso si riparte, l'ultimo giorno facciamo poco, facciamo 40 km circa perché è solo il trasferimento alla macchina, perché poi ci aspetta il viaggio di ritorno in macchina che saranno ore interminabili, speriamo di no. C'ho fame, andiamo a fare colazione. I miei portasacche si sono rotti, però li abbiamo legati con le fascette che ha portato prontamente Alessandro. Devono reggere gli ultimi 60-40 km, dai, 60-40 km. Ce la faremo. Ce la faremo, c'è il mare, colazione sul mare, poi si parte. Colazione dei campioni. Facciamo questa strada sul mare. Siamo al mare. Si vedono i pellicani? Si sentono. Sono bianchini, non sono rosa. Circa 15 km all'arrivo, facciamo dal 15 ai 20. Stiamo provando a fare qualche pezzo di ciclabile perché sennò stare su strada è molto stressante, tutte le macchine, i camion che passano. E continuiamo, ormai il viaggio è quasi finito. «35 km portati a casa,
Stiamo facendo questa ciclabile dritta infinita, tanto per cambiare, però quantomeno una ciclabile possiamo prendercela con calma e tra un po' dovremmo ritrovare il mare. Comunque il mare è qua vicino. Dentro di qua. Burger King! È incredibile! Dopo 350 km tornarono al fantastico Donoratico, chiamato anche per gli amici Doronatico, Dolorantico e altre cose. Adesso l'obiettivo di giornata diventa non più arrivare a Donoratico, ma capire se ci hanno fregato la macchina. Andiamo a vedere la nostra macchinina se c'è ancora. Anche la macchinina c'è tutta intera. Questo regge ancora. Dopo 4 giorni siamo tornati e sembra tutta un'altra roba rispetto a com'era 4 giorni fa. Grande Ale, com'è andata? No, potevano fare anche 400, non c'era problema. Finito il giro, lavaggio bici, guarda come splende. Anche Ale. Siamo pronti a tornare in macchina e caricarle. Bello, bello, è stato un bel giro. Ho già fame però, 11:20 c'ho fame. Tu no? Allora finisce questo giro, bici caricata. Ale è andato un attimo da un meccanico perché non riusciva a smontare la ruota dietro, faceva un rumore strano, però non dovrebbe essere niente di grave. Facciamo un po' un resoconto, tiriamo le somme di questo giro. 350 km circa con più di 3000 di dislivello. Dopo comunque metto magari i dati. Devo dire che è stato proprio bello, nonostante il primo giorno sia stato un po' difficile a causa della partenza con la pioggia, tutto quello che ci è successo, con tutto il fango di quella giornata terribile, però si è risolta subito con l'autostop e il passaggio di Luca che ci ha salvato portandoci su. Quindi devo dire che è stato tutto molto molto bello, faticoso il giusto, nel senso che non abbiamo mai esagerato, anche perché abbiamo fatto massimo sui 100 km e comunque si sentivano, perché per il nostro livello di allenamento sono più che sufficienti per stancarci abbastanza. Abbiamo dovuto fare qualche modifica, ma immagino che in un viaggio del genere ci sta come cosa. E quindi niente, spero che il video sia venuto, che vi sia piaciuto. Magari avrò messo, perché questa sarà la fine del video, avrò messo un po' di clip miste tra quello che ho registrato con l'iPhone e quello che ho registrato con la Insta. E io vi ringrazio, è stato bello tornare a registrare video, fare un bel viaggetto, torno in bici, proprio bello. Ciao, alla prossima.